Buonasera dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Tra poco, per Appuntamento con la Storia, vi racconteremo i 13 giorni che fecero tremare il mondo. 16-28 ottobre 1962. Successe che gli aerei spia americani individuarono delle installazioni nucleari sovietiche sull'isola di Cuba, a pochi chilometri dal territorio statunitense. E lì veramente si corse il rischio dell'olocausto nucleare. Kennedy, per lavare l'onta della Baia dei Porci, il fallimento del 1961 dell'anno prima, decise una reazione dura, ma non accettò il consiglio di chi gli propose di invadere l'isola, il che avrebbe provocato la reazione sovietica. Da parte sua, Khrushchev, di fronte al blocco navale, decise non solo di non mandare altri missili, ma di smantellare quelli che erano già stati installati. Come si arrivò a questo lieto fine? Vi raccontiamo tra poco i retroscena politici, diplomatici, ma anche psicologici e umani di quel momento drammatico. Tra poco, per Appuntamento con la Storia su Rete 4. Vi aspetto. Buonasera, bentornati ad Appuntamento con la Storia. Questa sera ricostruiamo insieme uno dei momenti più terribili, forse il più terribile di tutta la Guerra Fredda, quelli che sono stati definiti i 13 giorni che fecero tremare il mondo, 16-28 ottobre 1962. In quei 13 giorni si rischiò l'olocausto nucleare, ci fu un confronto diretto e ravvicinato, è il caso di dirlo, fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Un U-2 spia americano, sentiremo tra poco la testimonianza del pilota che lo comandava, fotografò dei missili sovietici installati sull'isola di Cuba a un tiro di schioppo, come sapete, dalla Florida. La reazione fu immediata. Informato dal suo consigliere Sørensen, che tra poco ascolteremo, Kennedy decise di dimostrare maggiore fermezza di quanto non fosse avvenuto l'anno prima in occasione del disastro della Baia dei Porci. Ma grazie anche alla morbidezza di Robert Kennedy, il fratello, e del ministro della difesa McNamara, il segretario alla difesa americano McNamara, che sentiremo tra poco nel nostro documentario, non invase l'isola, ma invece decise di bloccare dal punto di vista navale l'accesso di tutte le navi a Cuba. Questo consentì alla diplomazia di lavorare per un certo numero di giorni, freneticamente, fra mille difficoltà e mille equivoci. Ci furono due lettere di Khrushchev, una più accomodante e disponibile, una molto più dura che sembrava preludere ad una guerra. Ci furono dei guasti nelle comunicazioni, soprattutto da parte dei sovietici. Ci fu un tentativo inutile di intervento da parte di Castro. Sentiremo il fratello di Castro dire come poi il dittatore cubano non fu interpellato né dagli americani né dai sovietici. Poi alla fine tutto, come vedremo, finì per il meglio, e questo ce lo ricorderà anche il figlio di Khrushchev, intervistato nel nostro documentario, perché nessuno dei due protagonisti, Kennedy e Khrushchev, voleva in realtà arrivare al confronto diretto. Sapevano che sarebbe stata la fine del mondo. Un uomo che vuole conquistare tutto e un altro che ha tutto da perdere. I loro missili portarono il mondo sull'orlo del precipizio. 360 ore di paura. Un'isola diventa il centro del mondo. Fidel Castro li considera una difesa. Per gli altri rappresentano una minaccia mortale. «15 giorni dell'ottobre del 1962, giorni vissuti tra paura e speranza. Il conto alla rovescia per la terza guerra mondiale?» Ecco un uomo che ama la natura. Nikita Khrushchev, ormai in pensione. Una volta era l'uomo più potente del Cremlino, colui che regnava sull'Unione Sovietica. A quei tempi il mondo intero era nelle sue mani. Ora il suo mondo è un piccolo giardino.
Poco prima di morire incise su un nastro le motivazioni che avevano determinato le sue azioni. Потому что мы с кем разные люди. Я бывший шахтер, слесарь, рабочий, а он миллионер, он сын миллионера, он сам миллионер. И находимся люди противоположных классов, непримиримых, так сказать, классов. Тот преследует цели укрепления капитализма, а я преследую цели разрушения капитализма. Il pianeta azzurro, 4 miliardi di anni di vita. Per la prima volta il genere umano ha la capacità di distruggerlo con un colpo solo. Nel 1962 il mondo è diviso tra est ed ovest. La guerra fredda, la corsa agli armamenti atomici, il braccio di ferro del terrore. A quale prezzo? A 20.000 metri di quota, un aereo da ricognizione U-2 è in missione con l'autorizzazione del Presidente degli Stati Uniti. A pilotarlo è Richard Heiser. Sapevo che si trattava di una missione importante, perché c'erano addirittura 2 generali per darmi le istruzioni sulla missione. L'obiettivo è Cuba. Molti dei servizi segreti erano quasi certi di quello che stava accadendo, ma per provarlo ad altri che non facevano parte dei servizi serviva una fotografia. L'ordine era: mostrami una fotografia. Il sospetto. I sovietici stanno installando missili a testata nucleare a Cuba. Obiettivo: gli Stati Uniti d'America. Il maggiore Heiser è specializzato nelle ricognizioni fotografiche. Con la KA-18 Strip Camera può effettuare centinaia di pose in pochissimi minuti, da un'altitudine di 20 km. Un'impresa rischiosa per il pilota. Mi avvertirono della possibilità e della probabilità di essere attaccato. Quindi gli ordini erano di volare il più in alto possibile, raggiungere l'altitudine massima. Ogni pilota di U-2 glielo potrà confermare. Dal momento in cui si dà gas per decollare, l'adrenalina va alle stelle. E l'adrenalina rimane fino all'atterraggio. Nella capitale degli Stati Uniti i dubbi rimangono. I sovietici non avevano mai posizionato missili nucleari al di fuori dei loro confini. Erano armi segretissime e temevano che potessero cadere nelle mani degli Stati Uniti o dell'Occidente. Si trattava di armi estremamente pericolose e c'era la possibilità che queste finissero sotto il controllo di altri paesi. Nel centro di analisi fotografiche gli specialisti lavorano senza sosta. Vengono sviluppati e interpretati 4,5 km di pellicola. Centinaia di fotografie. È come cercare l'ago nel pagliaio. Indizi piccolissimi, visibili soltanto al microscopio. Uno degli analisti notò che nell'area di San Cristobal si stavano verificando dei cambiamenti. La pellicola fu consegnata alla commissione di studio sui vettori balistici, che conosceva l'aspetto delle basi in Unione Sovietica. E quelle a Cuba coincidono perfettamente. Tracciai un cerchio da San Cristobal. I missili potevano raggiungere Washington. Capii che sarebbe stata sicuramente un bersaglio. Non avevo dubbi. Sapevo che non sarebbe stato soltanto un fatto storico, ma anche un possibile scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Immagini che avrebbero cambiato il mondo. Armi nucleari a pochi passi dagli Stati Uniti.
presidente degli Stati Uniti non sa ancora nulla. John Fitzgerald Kennedy sta tenendo un ricevimento per la visita di Stato dell'algerino Ahmed Ben Bella. Normale routine per il più giovane presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto. Per molti, John Kennedy rappresenta una nuova speranza. Vuole guidare il paese verso nuovi orizzonti e promuovere una società più aperta. Insieme a sua moglie, Jacqueline, rappresenta un nuovo volto degli Stati Uniti, il volto bello dell'America. Un presidente che sa come presentarsi al pubblico, che comprende il potere esercitato dalle immagini. E che conosce il segreto per conquistare la gente. Kennedy esercitava un grande fascino sulle persone comuni. Sapeva come parlare ad ognuno. Aveva la capacità di farti credere che fosse lì soltanto per te. Quella sera regna la calma alla Casa Bianca, il luogo delle decisioni storiche. Oggetti che commemorano tempi grandiosi, i trionfi del passato, l'ascesa dell'America a potenza mondiale. Le elezioni si avvicinavano e il presidente si trovava nello stato di New York per la campagna elettorale. Sarebbe tornato a casa tardi quella notte. George Bundy decise: lasciamo che riposi questa notte, gli comunicheremo tutto domani. La sua ultima notte tranquilla. Sui muri i ritratti dei suoi predecessori, uomini che combatterono molte battaglie inseguendo il sogno americano. Cosa riserva il futuro per Kennedy? Il 16 ottobre inizia la corsa contro il tempo. Il consigliere per la sicurezza nazionale, George Bundy, gli mostra le fotografie, le prove. I missili nucleari sovietici che possono raggiungere Washington in 10 minuti, il più grande pericolo che l'America abbia mai dovuto affrontare. Kennedy sa di dover agire, ma come? Total shock. Eravamo scioccati. Perché mai l'Unione Sovietica avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Sapevano benissimo che avremmo reagito, o almeno questo è quello che pensavamo. Fu uno shock. Il Cremlino a Mosca, per secoli il simbolo del potere e la residenza degli zar. Da molti anni i leader sovietici sono al potere dietro queste mura rosse. Prima Lenin, poi Stalin, ora Nikita Khrushchev. Il ricevimento per una delegazione di operai e agricoltori provenienti dall'Ucraina. Il popolo incontra il suo leader. Nikita Khrushchev governa praticamente senza limitazioni sul paese. Uno zar rosso determinato a far prosperare di nuovo la sua nazione. Così come gli altri membri del Comitato Centrale, anche lui crede nel trionfo finale del comunismo. I missili a Cuba fanno forse parte di questo piano? L'intera crisi ruotava intorno al fatto che gli Stati Uniti non volevano riconoscere all'Unione Sovietica il ruolo di giocatore alla pari. Khrushchev vuole raggiungere la parità con l'America, la superpotenza. Lui rispose: cosa c'è di speciale? Voi americani avete circondato la nostra nazione di missili. Li avete posizionati in Turchia, in Italia, in Inghilterra. Perché noi non possiamo fare lo stesso? Questa è la minaccia di cui si parla a Mosca. 45 missili nucleari posizionati vicino alla sfera di influenza sovietica, in Turchia e in Italia. I missili Jupiter.
Khrushchev riconosceva la superiorità degli americani nelle armi nucleari strategiche. Insieme a Francia e Inghilterra, gli Stati Uniti ne avevano 5.000 a disposizione. Noi avevamo 300 testate nucleari. La risposta: i missili a medio raggio SS-4. Fanno parte del piano per raggiungere una posizione paritaria alla superpotenza missilistica americana. 36 di questi ordigni serviranno a rendere Cuba una fortezza inespugnabile, deterrenti contro qualsiasi tentativo di invasione degli Stati Uniti. 36 missili a testata nucleare, ognuna delle quali ha una potenza 66 volte superiore alla bomba sganciata su Hiroshima. Una forza terribile e mortale. Installare missili nucleari a Cuba non è soltanto una sfida politica. È una minaccia all'esistenza stessa dell'America. Quella mattina nello studio ovale sono tutti d'accordo. I missili devono essere rimossi. Robert Kennedy, il fratello del presidente e segretario della giustizia, sostiene la necessità di una reazione energica. Ma come? E quando? Avevamo il vantaggio del tempo fino a quando i russi non avessero scoperto che noi sapevamo. Utilizzammo quel tempo per preparare con cura la nostra reazione. Fino a quando non fossimo stati pronti, non volevamo che i sovietici sapessero che la nostra reazione era imminente. Ma quale può essere la reazione? Ci può essere una reazione che non preveda l'uso delle armi e che non porti alla guerra? Una reazione pacifica, nel bel mezzo della guerra fredda? Una reazione nella quale non sia l'America a cedere o ad apparire debole? Una reazione degna di una grande potenza? Una reazione che preservi il creato. Perché una guerra nucleare rappresenterebbe la fine di tutto. La Cuba di Castro appare sicura di sé. Laggiù si trovano gli Stati Uniti, simbolo dell'imperialismo, i nemici immortali degli eroi della rivoluzione. La nuova Havana ha tagliato tutti i legami con gli Stati Uniti. Le vecchie memorie sono ora al servizio dei nuovi ideali. I monumenti della storia, ora, sono trofei del socialismo. La gente per la strada ora insegue un nuovo sogno. Socialismo o morte. La milizia popolare vigila sul nuovo messaggio. Veglia su una nuova società utopica che vorrebbe riunire tutte le popolazioni del mondo sotto l'insegna della pace e della felicità. Perfino i bambini imparano i dogmi della rivoluzione. I libri illustrati a colori documentano la vittoria della rivoluzione sul regime corrotto di Batista, la marcia sull'Havana, la vittoria della Baia dei Porci, il tentativo di invasione. E c'è un uomo sopra tutti questi atti eroici. Lui, Fidel Castro, il carismatico leader massimo che possiede tutte le caratteristiche di un dittatore. Será la misma suerte y de todos será la victoria y nuestra de todos
La famiglia Castro e i cubani non temono niente e nessuno. Siamo una piccola isola, ma siamo estremamente determinati. Cosa dovremmo temere? Nessuna paura? Nemmeno della bomba atomica? Non sanno ancora cosa sta succedendo nella loro isola. Presto tutti verranno chiamati alle armi. Donne, impiegati, studenti, operai. Ora sono soldati. Sia Fidel Castro che suo fratello Raúl sono preoccupati per una possibile invasione statunitense. L'America dista soltanto 50 chilometri in linea d'aria. Già una volta, per ordine della CIA, le truppe sono sbarcate qui nel tentativo di rovesciare il regime di Castro. La vigilanza costante è fondamentale per la nazione, è il mezzo per preservare Cuba. Ma è a questo che servono i missili sovietici? Perché i sovietici avevano installato quei missili? Dissero che era per difendere Cuba, ma cercavano anche di imporre un equilibrio delle forze politiche internazionali. La stessa Cuba non voleva i missili, non ne aveva bisogno. Cuba no quería los cohetes, ni le hacía falta los cohetes tampoco. Eppure Castro acconsente per servire la causa della rivoluzione mondiale. Da ormai 2 mesi al porto di Mariel attraccano navi mercantili che trasportano parti di missili, carri armati, aerei e migliaia di soldati. Ha inizio la più imponente operazione segreta della Guerra Fredda. Senza che gli americani vengano a sapere quello che sta accadendo, i primi missili vengono installati sul suolo cubano. Da questo momento in poi i tempi sono serrati. Il pericolo di essere scoperti aumenta, di giorno in giorno. Operazioni segrete durante la notte. Missili ad alta tecnologia trasportati su strade sconnesse. Il gioco di Khrushchev potrà iniziare solo quando il carico sarà giunto a destinazione. Un missile incute timore soltanto quando è pronto per essere lanciato. Il viottolo sabbioso dietro San Cristobal diventa la strada di questa avventura nucleare. Vengono installate 6 rampe di lancio, nascoste dalle montagne di Guaniguanico. I missili possono raggiungere Washington in soli 10 minuti. La terza guerra mondiale avrà forse inizio da questo campo? In questi giorni i cubani e i sovietici non si rendono conto che a 20.000 metri sopra le loro teste c'è un altro aereo da ricognizione. Vengono scattate nuove fotografie, nuove prove. Nello stesso momento a Washington, le limousine nere sfilano davanti alla Casa Bianca. Il segretario di Stato Douglas Dillon. Il vicepresidente Lyndon Johnson. Il segretario di Stato Dean Rusk. Il fratello di Kennedy, Robert, segretario alla giustizia. E il generale Maxwell Taylor, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, che avrà un ruolo speciale. Fu un incontro drammatico in un giorno drammatico. Nella storia non si era mai verificato un braccio di ferro nucleare e noi stavamo per affrontarne uno. Un incontro diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto. C'è tensione nella stanza. Premendo un pulsante situato sotto al tavolo, il presidente Kennedy aziona un registratore senza che i presenti lo sappiano.
Sta forse cercando di tutelarsi, dato che la posta in gioco è così alta? La paura era che se non li avessimo costretti a rimuovere i missili, i sovietici avrebbero potuto agire aggressivamente in altre parti del mondo contro gli interessi, la libertà e la forza dell'Occidente. Questo timore era sempre presente nelle nostre menti. La Commissione esecutiva del Consiglio di Sicurezza Nazionale si riunisce. I migliori, i più coraggiosi, come verranno soprannominati in seguito. Le fotografie delle ricognizioni vengono analizzate, dando particolare rilievo ad una domanda. Quando saranno operativi i missili sovietici? Gli esperti stimano in una settimana. È sufficiente per reagire? E quale dovrà essere la reazione? Un'invasione? Un bombardamento aereo? La diplomazia? O porre il blocco a Cuba? Una cosa soltanto è sicura: i missili devono essere rimossi. Ma è possibile ottenere ciò senza una guerra? Le persone intorno a quel tavolo diventavano sempre più stanche, scoraggiate, spaventate e a volte emotive. Tutti sentimenti comprensibili. Si trattava di un momento estremamente difficile della nostra vita, della vita del nostro paese e del mondo. Devono trovare una risposta, ma in segreto. Mosca infatti non è ancora a conoscenza di quanto sia nelle mani degli Stati Uniti. Il tempo è il maggior vantaggio, tempo per avanzare tutte le ipotesi. Dove si trova il pericolo? Uno è nell'Europa centrale. C'era il rischio effettivo di pressioni sovietiche su Berlino. Ci provarono nel 1961 e temevamo che se non li avessimo obbligati a rimuovere quei missili, ci avrebbero riprovato nel 1962 o nel 63. Questa era una delle nostre principali preoccupazioni. Il muro di Berlino, il cemento è ancora fresco. È stato eretto da soli 15 mesi. Un simbolo di divisione non soltanto della Germania, ma del mondo intero. Berlino Ovest è la spina nel fianco che l'Unione Sovietica non può eliminare, ma soltanto murare. Il principio di protezione di Berlino Ovest allora era basato sulla teoria delle finestre murate. L'Unione Sovietica sapeva che se avessero oltrepassato il limite invadendo Berlino Ovest, avrebbero suscitato una risposta schiacciante dell'Occidente, una reazione nucleare o di altra natura. Queste finestre murate sono il punto dove Est e Ovest divergono. Si scontrano. Mondi ostili separati dalla terra di nessuno. La calma è solo apparente, il conflitto è nell'aria. Si percepiva qualcosa nell'aria. Iniziamo a considerare l'intera questione. Sapevamo che se le cose fossero diventate critiche laggiù, lo sarebbero diventate anche a Berlino. La città era il punto più debole, a causa del suo isolamento geografico. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Berlino Ovest è abituata a vivere sotto minaccia e reagisce con sarcasmo. I berlinesi si vedono come degli isolani che vivono in un'isola di benessere. In realtà sono in balia degli echi della politica internazionale. Sono forse senza speranza? Quando gli elefanti iniziano a ballare, è meglio che i topi si facciano da parte. Effettivamente non si trattava di elefanti, ma di una potenziale lotta tra giganti. Era meglio per tutti stare calmi e defilati, nella speranza di non trovarsi a un certo punto in mezzo, tra i due contendenti. 800 chilometri ad est la danza non è ancora cominciata. Non sanno ancora che i loro missili sono stati scoperti. Khrushchev appare fiducioso di poter ridisegnare gli equilibri politici e di proteggere Cuba. I missili saranno operativi in 2 settimane. A quel punto sarà in grado di mettere Kennedy davanti al fatto compiuto.
Gli americani dovranno accettarlo, o almeno così crede Khrushchev. Khrushchev aveva delle forti convinzioni. Pensava che la sua visione del mondo fosse quasi sempre, e da tutti i punti di vista, quella corretta. Khrushchev, l'uomo che respinge il pensiero di un possibile fallimento. La realtà viene sostituita dall'illusione. Penso che mio padre non capisse la mentalità americana. Pensava che non avrebbero corso il rischio di una guerra per via di quei missili. Il ministro degli esteri sovietico Andrei Gromyko fa visita al presidente statunitense. Dovrebbe essere un incontro di routine. In realtà si tratta di un'altra mano del poker cubano. 30 minuti in cui le carte possono essere rimescolate. Penso che per il nostro paese quella fosse l'ultima possibilità di dire la verità. Finta cordialità, prudenti allusioni, qualche sorriso per i fotografi. Le carte saranno messe allo scoperto? Le fotografie erano pronte per essere mostrate a Gromyko. Gromyko negò la presenza dei missili a Cuba. Gromyko organizza la sua messa in scena utilizzando tutte le armi della diplomazia. È accompagnato dall'ambasciatore sovietico a Washington, che non è a conoscenza di quello che sta succedendo e non è ancora coinvolto nel gioco. Non mi avevano informato. Naturalmente era una situazione strana, dato che l'ambasciatore non era a conoscenza di una questione che definiva in quel momento i rapporti tra i due paesi. Il piano missilistico di Khrushchev è segreto. Nessuna informazione deve trapelare e tantomeno arrivare a Kennedy. Fece di tutto per far confessare qualcosa a Gromyko. Naturalmente Gromyko non era il tipo di uomo che agisce senza istruzioni. Da quel momento in poi Kennedy ebbe ragione a non credere a nessuna delle dichiarazioni del Cremlino. Il presidente lo definì un bugiardo e non volle più avere niente a che fare con Gromyko. Anche Kennedy tiene nascosti i suoi assi. Le fotografie che mostrano i missili rimangono nel cassetto della sua scrivania. I lavori alle installazioni missilistiche continuano. Ancora 5 giorni e il primo missile sarà operativo. Si lavora di notte, quando gli aerei da ricognizione statunitensi sono ciechi. I russi credono che il loro trucco sia perfetto. Soldati delle unità speciali travestiti da esperti di agricoltura. Macchinari che scavano per fare in modo che la visione di Khrushchev diventi realtà. L'obiettivo è mettere Kennedy davanti al fatto compiuto. Ecco una delle 24 rampe di lancio per un totale di 36 missili nucleari. Una forza esplosiva equivalente a 2400 bombe di Hiroshima. I soliti affari. Il presidente Kennedy è occupato nella campagna elettorale che si svolge da settimane in tutto il paese. A novembre si terranno le elezioni del Congresso. Il brillante candidato si presenta alla folla che lo acclama, sicuro di sé, sorridente e certo della vittoria.
Nonostante la preoccupazione per Cuba sia sempre presente, lo spettacolo deve continuare. Il suo obiettivo non è soltanto assicurarsi i voti, ora la sua vera missione è mantenere il segreto fino a quando non avrà una risposta. La risposta che deciderà il futuro della Terra. Citizens should pay too much attention to what candidates say in the last 4 weeks of election. I believe the old Emersonian advice that what you are speaks far louder than what you say is the best possible advice in judging a political campaign. Routine da campagna elettorale, riflessioni sempre attuali, seguite da una frase curiosa. Il presidente è consapevole delle possibili conseguenze su vasta scala? I hope that you're going to be available in 1964. We may need you all over again. I hope that you're going to be available in 1964. We may need you all over again. Una profezia? La campagna elettorale è in pieno svolgimento, ma la realtà sta raggiungendo Kennedy. La commissione di crisi preme perché si prenda una decisione, la sua decisione. Deve tornare a Washington. Bisogna fornire una spiegazione per la sua partenza improvvisa. Il presidente è raffreddato. Last night in Chicago, the assistant White House physician, Dr. George Berkeley, noticed that the president's voice was very husky. This morning, when he examined the president, he found the president had developed a slight temperature and that he was suffering from a minor upper respiratory ailment. It's been suggested that national security affairs were possibly one of the reasons for the president returning. Is there any truth in this? The president returned because of his cold and because of the advice of his doctor. Washington, Dipartimento della Difesa. Qui i piani per un attacco militare sono stati stabiliti da tempo. Molti dei generali hanno affermato per lungo tempo che Cuba è un problema puramente militare. Ora i più intransigenti esigono l'azione, raid aerei. Se questi non fossero sufficienti, bisognerà passare all'invasione. Il generale Curtis LeMay, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, è uno dei sostenitori della linea dura che crede nella forza delle bombe. Era come se LeMay andasse in giro con una cartucciera piena di granate e, camminando per i corridoi del Pentagono, lanciasse granate da un lato e dall'altro, soltanto per il gusto di provocare. Si diceva che se dovevi affrontare LeMay, la cosa migliore che potevi fare era proteggerti le parti basse. È lì che avrebbe colpito. Alla Casa Bianca tutti sanno dove vogliono arrivare i generali e cercano di evitarlo. Kennedy nomina capo di Stato Maggiore un uomo considerato un negoziatore, il generale Maxwell Taylor. Kennedy veniva criticato sia per le sue azioni che per i consigli che seguiva. Era diffidente nei confronti degli Stati Maggiori. In quei giorni l'unica persona in divisa di cui si fidava era mio padre. Taylor ha un ufficio alla Casa Bianca, vicino a quello di Kennedy. È l'unico uomo in divisa del comitato di crisi. Il suo compito è tenere a freno gli altri generali e domare i falchi. Kennedy affermava di tenere in maggior considerazione i consigli di mio padre rispetto a quelli degli Stati Maggiori. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, LeMay, è contrariato da questa situazione. Il suo obiettivo è arrivare direttamente al presidente per poter sostenere il suo piano. Quando gli chiesero cosa fare, rispose: friggeteli. Era determinato. Odio doverlo dire, ma penso che avrebbe voluto sguinzagliare i bombardieri. In tutti i colloqui che si tengono alla Casa Bianca, le pressioni da parte delle forze armate sono incessanti. Alcuni membri della commissione di crisi concordano con la posizione sostenuta dai generali e l'opinione pubblica chiederà sicuramente un'azione forte quando verrà a sapere che a Cuba ci sono missili nucleari rivolti verso gli Stati Uniti. Kennedy e suo fratello vogliono arrivare ad una soluzione che non comporti un immediato conflitto armato.
La rimozione dei missili senza arrivare ad una guerra. Come reagirà Khrushchev? Sarà sufficiente minacciarlo? Oppure la considererà una debolezza che potrà sfruttare? È fondamentale apparire risoluti. Nessuna opzione deve essere esclusa, compresa l'invasione. Khrushchev deve riconoscere di non avere altra possibilità e le forze armate devono rimanere in stato di allerta. I bombardieri di Limay servono soltanto come esempio della minaccia. Nella commissione esecutiva un'idea sta prendendo piede. Uno schema insolito, quasi un esperimento che ora Kennedy vuole provare. Le navi. Potrebbero essere loro la chiave per giungere ad una soluzione e senza dover sparare nemmeno un colpo, almeno inizialmente. Mettere la palla nelle mani di Khrushchev, lasciare a lui la decisione di far salire o no i livelli di un'escalation. Non è questo che volevamo. Non volevamo spingerlo in un angolo dove la sua unica scelta sarebbe stata tra l'umiliazione o l'escalation. Un blocco navale dovrebbe evitare che le navi di Khrushchev raggiungano Cuba. Centinaia di navi della Marina statunitense formeranno un anello intorno all'isola. Potrebbe essere il primo passo, ma sarà sufficiente? Anche se un blocco navale avrebbe prodotto l'effetto di fermare il flusso di nuove armi verso Cuba, da solo non avrebbe potuto fare niente per liberarci delle armi già presenti sul suolo cubano. L'esperimento di quarantena potrebbe fallire. Questa eventualità deve essere tenuta in considerazione. Le forze armate statunitensi devono essere preparate a qualsiasi opzione militare contro Cuba. 250.000 uomini, centinaia di carri armati, più di 1.000 aerei. La Florida è in stato di emergenza. Ufficialmente il concentramento delle forze militari viene presentato come una manovra innocua. Per quanto tempo la gente continuerà a crederci? Era un campo armato, era pieno di tutto quello che avevamo. Ero certo che se avessimo preso la decisione di invadere Cuba, avremmo avuto successo. A Key West la popolazione immagina che tutto questo abbia a che fare con Cuba. È forse un tentativo per intimidire Castro? Molte delle persone che abitano qui sono esuli cubani che sperano nel rovesciamento del regime. C'è qualcosa nell'aria. Il primo giornalista inizia ad avere dei sospetti. Uno dei maggiori quotidiani del paese affermò di sapere che il governo era in possesso di fotografie di missili a Cuba. Avevano intenzione di annunciarlo. Il presidente allora fece qualcosa di veramente insolito. Chiamò l'editore e gli chiese di non pubblicare quell'informazione. L'editore si attiene a quanto richiesto dal presidente. Fu l'unica volta nei 7 anni in cui fui segretario in cui accadde una cosa simile. Ma un reporter indaga di sua iniziativa. Andammo in un posto a Washington chiamato Carriage House. Mia figlia era al college e quindi c'erano mia moglie e mio figlio con me. Mentre la cameriera ci stava dando il menù, notai dall'altra parte della sala un gruppo di persone del Dipartimento di Stato che conoscevo. Erano funzionari ad alto livello per l'area caraibica, il che include Cuba naturalmente. Mi vennero dei sospetti, quindi andai da loro e gli chiesi cosa facevano di bello tutti insieme la domenica sera. Impallidirono tutti. Erano irritati, offesi e sorpresi per essere stati scoperti. Non mi dissero nulla. Una volta a casa mi attaccai al telefono e dopo alcune chiamate, facendo 2 più 2, giunsi ad una conclusione. A Cuba vi erano effettivamente missili potenzialmente nucleari installati dall'Unione Sovietica. Chiamai il mio giornale, l'Herald Tribune, e dettai tutta la storia. Per quanto ne so, quello fu il primo articolo che andava oltre le speculazioni sull'esistenza di missili a Cuba. Questa mattina Kennedy sa che è arrivato il momento. Oggi dovrà rivelare il segreto. Probabilmente si tratta del discorso più importante della sua vita. President Kennedy will address the nation tonight on radio and television
on a subject of the highest national urgency. The White House asked for the time shortly after noon today. The President has been engaged this morning in a number of meetings with key people in the administration. Gli articoli sui giornali sono innumerevoli, ma la gente comune ancora non sa cosa sta succedendo. La crisi di Cuba è ancora un'informazione riservata. Tra sole 8 ore tutta l'umanità verrà informata della posta in gioco. La Casa Bianca è assediata dalla stampa. Per la prima volta da anni anche i reporter dell'Unione Sovietica sono i benvenuti. In questo modo vivranno anche loro in prima persona il dramma di questo momento storico. Dalle cabine dei corrispondenti la tensione viene trasmessa in tutto il mondo, così come le infinite speculazioni. Le speculazioni arrivano anche qui. Khrushchev viene avvertito dal ministro degli esteri. I vertici del Partito Comunista vengono convocati velocemente. Nell'attesa del leader sovietico, un gioco collettivo fatto di speculazioni prende vita nell'atrio. I missili a Cuba sono forse stati individuati? Tutta l'operazione è stata scoperta? Khrushchev sta raggiungendo il quartier generale. Migliaia di pensieri affollano la sua mente. Kennedy è a conoscenza dei missili, non c'è dubbio, ma quale sarà la sua reazione? Deve aspettarsi il peggio. Если президент завтра сломается Se il presidente americano dovesse cedere alle pressioni delle forze armate e preparare un attacco a Cuba, allora l'invasione dell'isola da parte di 250.000 soldati americani potrebbe essere fermata con una sola bomba atomica. A quel punto gli americani sarebbero morti e le loro navi affondate. Quale sarebbe la reazione di Kennedy? Impiegherebbe le sue armi nucleari? E poi cosa sarebbe del mondo? Tuttavia, gli americani non sono a conoscenza di un tipo di armi già installato a Cuba. Si tratta di armi nucleari a corto raggio. Diversamente dalle altre, queste sono armi tattiche ideali per il campo di battaglia. I missili Luna. Possono essere utilizzati per eliminare migliaia di soldati con un solo colpo. I missili Luna potrebbero scatenare la terza guerra mondiale. Gli americani non lo sapevano. Non sapevano nulla delle armi nucleari tattiche a Cuba. Se avessero attaccato, credo che il comandante delle nostre forze sull'isola, il generale Pliev, le avrebbe utilizzate. Командующий там генерал армии Плиев — это оружие криминала. October 22nd, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is President Kennedy as he delivered that message, bearing on recent events in Cuba. Meno 10 secondi. Mai nella storia così tante persone hanno atteso senza fiato le parole di un presidente americano. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Avevamo tutti paura. Penso fosse la prima volta, e certamente non sarebbe stata l'ultima, in cui tutti percepivamo che in gioco c'era la nostra sopravvivenza. Il messaggio era: siamo determinati a rimuovere i missili e siamo pronti a combattere per eliminarli. Comunque non combatteremo per un certo intervallo di tempo. Imporremo la quarantena. Questo sottintende il tempo per la negoziazione. Should these offensive military preparations continue, thus increasing the threat to the hemisphere, further action will be justified. I have directed the armed forces to prepare for any eventuality. Gli
livello d'allarme 3 per tutte le forze armate. Anche se manca pochissimo per scatenare una guerra, si tratta ancora soltanto di un gesto di minaccia. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Con i B-52, il cuore della flotta dei bombardieri nucleari degli Stati Uniti, gli americani dispongono di 500 di questi aerei, 75 dei quali sono ora costantemente in volo e minacciano direttamente l'Unione Sovietica. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world, God willing, that goal will be achieved. Thank you and good night. Avrà toccato i tasti giusti con un misto di forza e prudenza? Non vuole spingere la questione ai limiti, non si parla ancora di invasione. Questo discorso arriva anche a L'Avana. Viene convocata una conferenza dei capi del partito nel palazzo presidenziale. Il discorso di Kennedy ha provocato lo stato di massima allerta. Non ha parlato di invasione, ma ha nominato ulteriori misure. È necessario tenersi pronti per qualsiasi eventualità. Il primo giorno mobilitammo 170.000 uomini. In totale nelle trincee ce n'erano 250.000. Socialismo o morte.